sufficiente allontanarsi pochi chilometri dalla città di Milano per scoprire una pianura padana inaspettata. Il sud-ovest milanese, solcato dal Ticino e dal Naviglio Grande, è in parte rimasto com'era in epoche ormai lontane e forse più felici. È una terra fertile, da sempre vocata all'agricoltura. L'acqua è stata ed è la sua ricchezza. Governata dagli uomini già dal Medioevo, ha modellato un paesaggio di bellezza unica e dalle suggestioni manzoniane. Qui, in passato, le anatre sono state aiutanti fedeli dei contadini, emblema di un'agricoltura naturale da tempo ripudiata, ma che sempre più persone desiderano ritrovare. Oggi il Parco Naturale del fiume Ticino protegge parte di questo territorio dalle cieche aggressioni della speculazione, mai abbastanza scongiurate. La natura mostra i suoi doni a chi si inoltra con piccole barche e in rispettoso silenzio nel dedalo delle vie d'acqua. La fatica del remo trova premio e riposo in un buon piatto di riso quando si giunge a una casotta, la tipica costruzione di legno dei pescatori. Tipico, uno e basta perché sono a dieta. Il Naviglio Grande compie in queste terre l'ultimo tratto del suo lungo percorso. Nei secoli ha visto sorgere lungo le sue sponde splendide ville. È opera idraulica imponente, tanto più se si pensa a quando è stata iniziata, la fine del 1100. Consentendo l'irrigazione di immense distese di terra, reso navigabile nei secoli successivi, il Naviglio divenne fonte di una prosperità che dura ancora oggi. Non distante dal Ticino, all'interno del parco omonimo, sorge Abbiategrasso, città di antica fondazione. I Visconti, signori di Milano, vi edificarono un loro castello e misero l'acqua di un ampio fossato a difenderlo. Vennero poi gli Sforza e Ludovico il Moro scelse il castello come sua dimora. Ricche di storia sono le vie del centro, dove le architetture e gli arredi originari sono stati spesso mantenuti e valorizzati. Molti locali pubblici offrono a chi li frequenta la possibilità di immergersi in un'atmosfera calda e accogliente. Gli interni di negozi e ritrovi hanno conservato le loro caratteristiche originali e il fascino che ne deriva è veramente fuori dal comune. L'ingresso dei palazzi storici è alto e ampio per il passaggio di carri e cavalli. Le porte riservate agli uomini dicono che ben inferiore a oggi era la statura media di allora. L'interno delle abitazioni conserva antiche atmosfere. A Castellazzo de' Barzi, frazione di Robecco sul Naviglio, dove Alessandro Manzoni abitò per alcuni anni, vive Emanuele,
È allevatore appassionato di razze avicole, splendidi esemplari che in occasione di numerose mostre hanno ricevuto importanti riconoscimenti. Tra le razze che alleva vi è l'anatra corritrice indiana, la razza domestica più antica del mondo. Frutto di una selezione durata millenni, è grande produttrice di uova e inadatta al volo, ma grazie alla sua struttura particolarmente snella e al fatto che tutte le anatre disdegnano le piantine di riso, viene ancora impiegata come mondina nelle risaie dell'India meridionale. Il progetto di Emanuele è far sì che si ritorni a utilizzare le anatre per liberare le risaie dalle erbe infestanti anche qui, come si faceva fino ai primi anni del Novecento. E la corritrice è perfetta per lo scopo. Tra le galline spiccano invece le razze Livorno e della Ritirata. Queste ultime così chiamate perché abbandonate dalle truppe franco-piemontesi dopo la vittoriosa battaglia di Magenta, che causò la ritirata dell'esercito austro-ungarico. Grandi produttrici di uova dal guscio bianco, le Livorno sono un'eccellenza italiana, nota e apprezzata in tutto il mondo. La razza prende il nome dall'omonima città toscana, porto di imbarco da cui partì nell'Ottocento per conquistare gli Stati Uniti. Fu lì che venne selezionata la varietà completamente bianca. Per secoli gli animali da cortile sono stati un'importante fonte di sussistenza. Le uova di galline, oche e anatre fornivano un nutrimento così prezioso che solo alla fine del loro ciclo vitale diventavano loro stesse cibo per gli uomini. Per Alessandra, la mamma di Emanuele, le cose non sono cambiate. La cassola è piatto tipico della cucina lombarda e i suoi ingredienti di base sono cavolo, verza e carne di maiale. Ma qui, terra d'acqua, viene preparata con l'oca o l'anatra. Più cosce che petto perché non si disfa la coscia, mentre il petto se no faccio brutta figura. La metto, pronti via. Come si dice da queste parti, la cassola non va mai da sola, va sempre accompagnata. Infatti la cassola viene accompagnata da un antipasto di salumi caldi, tipici di questa zona, che sono il cotechino e soprattutto il sanguinaccio. E di conseguenza la tradizione impone che prima di consumare la cassola bisogna mangiare questi salumi, altrimenti porta male. Emanuele ha ereditato dai genitori la passione per la buona cucina, per i cibi genuini, per i prodotti legati al territorio. Questa è un'antica varietà di mais che io utilizzo per fare la farina per la polenta. È una varietà antica vitrea, si chiama Marano ed era molto presente in Lombardia, una varietà molto resistente, una varietà non ibrida come quelle attuali, che quindi si autoriproduce senza bisogno di rifornirsi dall'industria delle sementi. Un mais che veniva conservato a pannocchie, veniva appesa ai porticati delle cascine, in quanto il grano, se rimane attaccato al tutolo, rimane più vivo. Quindi veniva appunto macinata al momento con mole di pietra, al fine di creare questo alimento per eccellenza dei lombardi che era la polenta. Minimo noi la cuociamo un'ora questa polenta, quindi a differenza delle moderne polente che si cuociono in pochi minuti, questa richiede ancora una lunga cottura slow.
La tradizione porta con sé la sapienza di chi conosce se stesso e vive in armonia con la natura. Ben prima delle diete e dei dietologi, la cultura contadina ha prodotto un piatto gustoso ed equilibrato: verdure, proteine, carboidrati. Un pranzo completo e, se cucinato senza eccessi, ben equilibrato. Anche il sapore è diverso, il palato è differente. Erano queste terre di paludi. La coltivazione del riso, avviata qui in vasta scala dagli Sforza nel Rinascimento, le rese fertili quando né grano né altri cereali vi potevano attecchire. E dove c'è riso, c'è riseria. Quella che Giovanni, insieme ai fratelli Luigi e Cesare, conduce ad Albairate, è una delle più antiche oggi in attività. Nonno Giosuè ha aperto l'attività nel 1910. Col passare del tempo le abitudini, gli usi sono cambiati e quindi si è passata da una prevalente trasformazione di contoterzi per i contadini a una lavorazione proprio esclusivamente improntata sulla trasformazione del riso in controproprio. Negli ultimi anni abbiamo deciso proprio di puntare in particolar modo sui risi coltivati nella zona, nella fascia Milano-Pavia, puntando quasi esclusivamente sulla varietà Carnaroli. Le moderne tecnologie offrono alle lavorazioni tradizionali un prezioso supporto. Nulla si sostituisce però all'esperienza e alla pratica di chi da sempre si cura che il prodotto mantenga caratteristiche eccellenti. Negli anni Luigi ha sviluppato la capacità di saggiare con il tocco della mano la giusta brillatura del riso. L'occhio delle telecamere, capace di individuare i chicchi non del tutto bianchi, rotti o soltanto imperfetti, costituisce un'ulteriore garanzia di qualità. Un controllo a campione è comunque utile per regolare i sensori elettronici. La decisiva prova di qualità è però solo quella che si ottiene a tavola. Cesare è lo chef che prepara i risotti da offrire alla degustazione di chi visita la risieria. La tradizione è sovrana. Tutto è preparato secondo regole immutate nel tempo e osservate con fedele dedizione. Lo zafferano è della qualità più pregiata, a pistilli interi. Ed ecco il colore dorato. Burro in giusta misura, a fuoco spento, ultima cremosa finitura e Sua Maestà il risotto è pronto per essere servito. Le uova, covate naturalmente in incubatrice, cominciano a schiudersi. Gli anatroccoli devono guadagnarsi con fatica, a colpi di becco, l'apparire al mondo.
L'istinto guida i primi nati ad aiutare con vigorosi colpi di becco chi ancora non riesce a forzare la prigione angusta del guscio. Per il piccolo anatroccolo è una dura battaglia, ma non manca la buona volontà dei suoi aiutanti. Una lampada a infrarossi garantisce il giusto tepore ai nuovi nati, che possono così asciugare le piume e rinforzarsi. È ancora presto, però, per affrontare le insidie di un pavimento troppo lucido. Irrobustite le zampe e rinfoltito il piumaggio, le piccole anatre sono pronte per la prima uscita all'aperto, sul verde tappeto del prato. Marco è il proprietario di una storica cascina che sorge ad Abbiategrasso. È nelle sue risaie che Emanuele verificherà la bontà del progetto portando le anatre. Se avrà successo, saranno un prezioso aiuto per lui, che ha deciso di tornare a metodi di coltivazione più naturali. Perché ho iniziato a fare bio? Perché mi sono accorto che facendo agricoltura tradizionale più usavo diserbi e più l'erba cresceva. Sembra un paradosso, però mi sono accorto che ogni anno dovevo aumentare le dosi di diserbo per farle morire le erbacce. Allora da lì ho iniziato a pensare, ma cavolo, mio papà ha sempre fatto agricoltore senza mai usare un prodotto di chimico, e allora così, girando, andando a vedere alcune aziende che già facevano bio, ho pensato, già che proviamo a vedere se è fattibile. Allora ho iniziato 4 anni fa con un piccolo appezzamento di 2 ettari, dove appunto ho seminato del riso e non gli ho fatto più assolutamente niente. Devo dire che a fine anno la produzione è stata molto soddisfacente. Da lì ho pensato, vabbè, proviamo. Io già facevo agricoltura biologica su una parte dei miei terreni, da lì ho deciso di passare tutta l'azienda bio e di coltivare riso. La prima scelta è stata quella di trovare una varietà che si adattasse a fare riso bio, e la scelta è caduta su tornare a fare un riso che oramai è quasi sparito dalle nostre parti, che è il riso arborio. Perché il riso arborio? Perché il riso arborio è un riso che diventa molto alto, viene circa alto anche 1,5 metri, 2 metri, e questo ti permette, una volta che il riso è sviluppato, di non far crescere le infestanti sotto, perché non prendono la luce, e questo ti permette di avere la campagna più pulita. In questo territorio molta acqua scorre nel sottosuolo, affiorando da risorgive e fontanili. Tale ricchezza naturale è sempre più minacciata dall'uomo, che, con opere dalla discutibile utilità, causa spesso l'irreversibile rottura di delicati equilibri naturali. Leonardo da Vinci, impegnato in opere di miglioria del Naviglio Grande, riconobbe il valore di questo ambiente, che definì assai particolare ed anche difficilmente riproducibile. Disse ancora: «Lo progetto delle mie ingegnerie di acque starà attento a non offendere le già fontane». Raramente la lungimiranza del sommo Leonardo ha guidato i moderni progettisti. L'acqua è primordiale forza della natura. Veniva un tempo utilizzata per muovere pale e macine di mulini.
Presso Abbiategrasso, un mulino ad acqua ha mantenuto oggi la sua antica funzione. Carlo ha voluto raccogliere l'eredità del padre e dello zio, entrambi mugnai. I segni del tempo sono evidenti nel vecchio mulino, che tuttavia non ha perso l'originaria potenza. Convogliata alla ruota per l'azione delle chiuse, l'acqua anima pesanti meccanismi e tramogge, muove infine la macina di pietra. Un moto costante, non troppo veloce, tale da non riscaldare il mais. Al tocco delle dita, Carlo sa valutare la grana del macinato e all'occorrenza regola i meccanismi per ottenere la farina migliore. Terminata la molitura, è sufficiente azionare nuovamente le chiuse per togliere alle pale la forza motrice. Per oggi il lavoro è concluso. Ruota e macina si fermano. Nel tempo gli uomini hanno imparato a utilizzare con rispetto l'acqua, ma il recente progresso tecnologico ha rotto secolari equilibri. Talvolta le conseguenze sono state immani catastrofi, che è profondamente sbagliato definire naturali. Nelle risaie è sempre esistita una figura preposta al governo delle acque. Il camparo è l'uomo che conosce il corso tortuoso dei rivi, gli argini e le chiuse. Luciano è rimasto tra i pochi a esercitare questo antico mestiere. Il camparo una volta era quello che guardava, che faceva tutto, riso, marcite, prati, tutto doveva bagnare. Se non si bagnava, se non bagni in campagna non si niente. Adesso se una campagna è un po' difficile, prendono la turbina, mettono nel fosso col trattore e la riempiono una volta per forza col fosso. Per guardare l'acqua bisogna sempre guardarla, perché metterla su, tirarla via, metterla là, andare di qua, andare di là. Per adesso vanno con le macchine, con la jeep. Hanno fatto le strade in giro, si va là, si scende dalla macchina, classe. Invece una volta non era così. Una volta in bicicletta, lasciavi la bicicletta là e tutto a piedi, venivi qua o lasciavi la bicicletta là, facevi i chilometri. La figura del camparo, così come la impersona Luciano, è un retaggio del passato che occorre riscoprire per tornare a una gestione del territorio più naturale, liberata dai dannosi eccessi che la modernità ha imposto anche all'agricoltura. Il silenzio, l'ordinato fluire dell'acqua come del tempo, sono valori che non devono andare perduti. Gli anatroccoli sono cresciuti ed è arrivato il giorno in cui possono conoscere il loro elemento naturale.
Buongiorno signora, ho portato le anatre per il battesimo dell'acqua. Di un abbeveratoio nella cascina di Marco, Emanuele ha fatto la piscina ideale per i primi esercizi di nuoto che vanno effettuati in tutta sicurezza, come è il caso che sia per dei principianti. Non c'è maestro migliore della natura stessa. Le giovani anatre non hanno mai visto l'acqua, ma non appena vengono appoggiate sulla superficie liquida, si trovano subito a loro agio. La struttura fisica, lo scheletro leggero, il piumaggio impermeabile, l'istinto soprattutto, ne fanno abilissime nuotatrici. La prima prova può dirsi un successo. Emanuele le rimette nel trasportino per condurle alla vicina risaia, così che prendano confidenza con l'ambiente e possano riconoscerlo quando arriverà il momento. Le giovani anatre non hanno bisogno di esempio o insegnanti per mettersi subito a cercare il cibo nella risaia in via di allagamento. Il loro DNA è la guida più sicura. Marco intanto si occupa di rimescolare terra e acqua per rendere impermeabile il fondo e al contempo livellarlo. L'acqua non è solo elemento utile alle attività umane. Genera emozioni di pace e armonia, colori e splendori. È segno dell'alleanza possibile tra l'uomo e l'ambiente. Lo avevano compreso i nobili milanesi, che nei secoli passati cercarono qui riparo agli stridori della città. Splendide ville sorgono a Robecco lungo il corso del Naviglio Grande. Alcune di queste sontuose dimore sono parzialmente aperte al pubblico, che può così ammirare pregevoli elementi architettonici incastonati tra splendidi parchi e giardini lussureggianti. Casa Dugnani è una delle più preziose tra le residenze storiche del Naviglio. Il nucleo originario del 1400 ospita oggi esposizioni di artisti internazionali, anche emergenti, con l'intento di contribuire alla conoscenza e divulgazione della loro opera creativa. Sempre a Robecco sorge Villa Sironi. Il parco che la circonda trae dall'acqua parte della sua bellezza, fatta di rivi e laghetti. Alberi imponenti, un platano monumentale tra tutti, offrono la loro ombra ristoratrice. Progettata nel Settecento e più volte trasformata in seguito, la villa ha soffitti e pareti splendidamente affrescati. Notevoli sono in particolare le scuderie. Il generale Giovanni Sironi, combattente nelle 3 guerre di indipendenza e amico del re Vittorio Emanuele II, le volle in stile moresco. Qui furono custoditi i cavalli reali e quelli del generale Raffaele Cadorna, famoso protagonista del Risorgimento.
L'acqua nella risaia ha raggiunto il giusto livello. Le giovani anatre, ormai quasi adulte, si avviano a diventare mondine. Per il nuoto non hanno avuto bisogno di maestri. Una cosa però devono imparare. La strada tra la cascina e il loro luogo di lavoro. Un lavoro del tutto naturale, nel compiere il quale troveranno cibo e ristoro dalla calura dell'estate che si approssima. Qualche giorno ancora e le piantine di riso saranno cresciute a sufficienza e sarà quindi per le anatre il tempo di andare in risaia per tenerla monda, vale a dire pulita dalle erbe infestanti. Io vado là in fondo, Con l'aiuto di Paolo e Giovanna, Emanuele le conduce più volte lungo il percorso che poi compiranno da sole. Ci sono tanti avannotti di cui vanno ghiotte, Non gli sembra vero questo animale, Incredibile, Emanuele vede finalmente ciò che sentiva narrare dai nonni e che ascoltava con l'attenzione incantata che i bambini prestano alle favole. Stanno già facendo il loro lavoro di diserbo, stanno già diserbando. Perfettamente a loro agio, le anatre mangiano con avidità anche le erbe del fossato. È un lavoro che compiono egregiamente, tanto che un tempo erano chiamate spasafos, spazzafossi nel dialetto lombardo. È giunta l'ora di rientrare alla cascina. Nei prossimi giorni le anatrine saranno nuovamente accompagnate alle risaie di Marco fino a che, imparata la strada, sapranno raggiungerle da sole. Tra Ticino e Navigli, sempre più agricoltori, anche giovani come Mattia e Thomas, rinunciano alle coltivazioni intensive in favore di una produzione più ristretta e naturale. La loro buona volontà viene però messa alla prova da un dedalo di strade che ha compromesso parte dei loro terreni, riducendone la produttività. Lavorando a forza di braccia, la fatica è tanta. Se ne giova però non solo l'ambiente, ma anche la forma fisica. Con loro c'è Anita, figlia di Raffaele e Valentina. Appassionata di animali, cavalli soprattutto, nonostante la giovane età, ha le idee molto chiare su quale dovrà essere il suo futuro. Anche Raffaele vive a Robecco. Laureato in scienze naturali, ha scelto di dedicarsi con tutta la famiglia a un'agricoltura rispettosa,
fatta di piccoli campi circondati da boschetti e siepi naturali. Un approccio antico, un modo di coltivare che favorisce la biodiversità e che tiene sotto controllo in maniera del tutto naturale la proliferazione degli insetti parassiti. Abbiamo cercato di diversificare al massimo le produzioni. Ovviamente i quantitativi prodotti sono abbastanza limitati. Il motivo è perché, avendo tante attività diverse e essendo in pochi a lavorarci, non si riesce a stare dietro tutto. In cascina sono allevati diversi animali da fattoria. Un'asina, una vacca, un maiale e una settantina, un'ottantina tra polli, anatre e oche, tacchini, perché rientrano in un ciclo per cui noi riusciamo a gestirli in maniera ottimale e ricaviamo da ognuno una qualche utilità, ecco. I cani e il maiale, da animali intelligenti quali sono, hanno trovato presto il modo per comunicare e scambiarsi affettuosità. Abbiamo deciso di avviare una nuova azienda agricola da zero. Questa è stata un po' la sfida, resa maggiormente ardua dal fatto che siamo vicino a Milano. Un'azienda agricola che in qualche modo coniugasse gli aspetti più tradizionali con delle tecniche invece più moderne, perché ci sono delle situazioni in cui certe soluzioni tecniche moderne sono indispensabili ormai. E che però fosse in sintonia anche il più possibile con la flora spontanea, la fauna selvatica. Avendo la fortuna, appunto, tra virgolette, di partire da zero, abbiamo potuto crearci, proprio disegnare le campagne un po' come volevamo noi, e l'abbiamo fatto cercando di ricreare le campagne di una volta, cioè piccoli appezzamenti appunto abbastanza limitati come estensione, suddivisi anche questi da tutta una serie di filari, di siepi, ovviamente di specie autoctone. Tutte azioni proprio per cercare di aumentare l'attrattiva nei riguardi della flora, ma soprattutto appunto della fauna selvatica, quindi aumentare la biodiversità e trovare un po' un equilibrio tra la pratica agricola, che è comunque impattante, e la conservazione invece del paesaggio naturale, insomma, dell'ambiente naturale. Il lavoro della terra è impegnativo. È una scelta di vita che Raffaele ha condiviso con la moglie Valentina. Una scelta ben ponderata, presa dopo un'attenta riflessione. All'inizio, nonostante l'entusiasmo e la convinzione che ci spingeva a iniziare questa avventura, non è stato semplicissimo, perché abbiamo dovuto conciliare i nostri lavori, ciò che già facevamo, e la nuova avventura dell'azienda agricola. Quando abbiamo deciso di iniziare con l'azienda agricola, ovviamente l'abbiamo fatto perché era una passione, un desiderio che avevamo noi, ma con la speranza che poi potesse anche rappresentare una possibilità di futuro, di lavoro anche per i nostri figli. E per il momento sembra che abbiano interesse, si sentono anche coinvolti nell'azienda, ci danno una mano. Il mio figlio più piccolo, Olmo, ha una grandissima passione per i mezzi agricoli che noi sinceramente non gli abbiamo trasmesso, perché le facciamo molte cose a mano, però invece a lui piacciono proprio i mezzi agricoli, ma gli piace in generale l'agricoltura, e dice che io da grande farò il contadino. E anche la figlia più grande, Anita, ha una grande passione lei invece per gli animali, e da sempre, da quando ha iniziato a scrivere, la prima cosa che ha scritto è io sarò una veterinaria, e quindi questo mondo le piace, lo vive, un mondo che forse non tanti hanno la possibilità di vivere in questo momento. Valentina è biologa e lavora per il Parco del Ticino.
Un ulteriore impegno da sommare alle tante cose da fare in casa e in azienda. Olmo, per piacere, portali al maiale! Mi dedico all'azienda soprattutto alla sera o nel fine settimana o in tutti i momenti liberi e mi occupo in particolare della raccolta della frutta, un po' della gestione dell'orto, dello spaccio, della vendita e poi della trasformazione dei frutti di bosco in confetture, compost, eccetera. Un grande aiuto poi è arrivato quando ci siamo inseriti nella rete WWF, questa rete mondiale che mette in comunicazione aziende biologiche e persone che hanno voglia di fare esperienze di volontariato in campo agricolo, entrando a far parte della famiglia. Grazie. Prima noi avevamo la passione dei viaggi, giravamo molto, adesso questa possibilità è più complicata e quindi ci siamo portati un po' il mondo a casa ospitando persone che arrivano un po' da ovunque e quindi è molto, molto bello e molto utile avere queste persone che ci danno una mano e che vivono con noi e che ci aprono la porta sul mondo. Nella cascina di Marco le piantine di riso sono alte a sufficienza ed è quindi giunto il momento della verità. Le anatre chiamano impazienti e affamate. Non appena Angela ed Emanuele le liberano, si precipitano di corsa verso la risaia, percorrendo la strada che hanno ormai perfettamente imparato. Vedendo all'opera queste piccole anatre, ci si convince sempre più che un'agricoltura sana, rispettosa dell'uomo e della natura, può ancora esistere. Ci si rende conto che unire l'esperienza del passato a quanto di buono ha portato il progresso è la mossa vincente per un futuro migliore, un futuro da vivere in pace con noi stessi e con l'ambiente che ci ospita e ci consente di esistere. La speranza è che gli uomini non si abbandonino al mito del progresso senza limiti, ma possano fare tesoro degli insegnamenti del passato. Questo splendido paesaggio italiano, ricco di storia, può e deve rimanere integro. Sempre di più sono coloro che vogliono preservarlo. È un insegnamento di grandissimo valore che ci arriva anche da queste laboriose anatre, straordinarie mondine con le ali.